Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive generali per la prima parte di ottobre 2022. La morte, amici del Toro, periodo di rinascita e di trasformazione. Quando c'è la morte ci si appresta a terminare un capitolo, a lasciarsi indietro qualche cosa. Può essere una cattiva abitudine, potrebbe essere un atteggiamento, una persona, una situazione, un'idea, un obiettivo, perché no? Andiamo a vedere con i Ching dell'amore e qui abbiamo carta numero 55, la pienezza, e carta numero 23, l'usura del tempo. Qui è come se le cose fossero mature, fossero arrivate a compimento. L'usura del tempo mi fa pensare che ci sia bisogno, dopo tanto tempo, di un rinnovamento all'interno di una relazione, magari all'interno di un gruppo di amici o familiare, oppure potrebbe essere, se siete single, per esempio, un rinnovare l'idea di come dovrebbe essere la relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo, per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e semplicemente il resto lo lasciate andare all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, ho cambiato anche le letture, le stese dell'amore, ho tolto i mini tarocchi e quindi diciamo che la parte generale, quindi degli affetti, delle relazioni che comprendono famiglia, amici, gruppo di lavoro, tutto, è un po' più ridotta, però ho esteso la parte dei single e la parte di chi è in una relazione. Quindi mi direte poi voi se in questo modo vi arrivano più informazioni, se vi sembra una stesa più dettagliata, insomma mi scriverete poi voi nei commenti. Allora, qui si comincia con un 6 di coppe. Allora, il 6 di coppe è una carta che fa riferimento... Wow! 6 di coppe, gli amanti. Abbiamo un fante di spade e un 2 di pentacoli. Allora, 6 di coppe è una carta che fa riferimento a qualche tipo di sentimento, di emozione genuino, puro. Ehm, E poi abbiamo anche la carta degli amanti che mi parla di un amore in equilibrio, di un amore corrisposto. Sento che per molte persone o si è, come vi dicevo prima, rinnovato un sentimento all'interno della relazione, oppure per qualcuno sta nascendo o è appena nato qualche cosa, qualche tipo di legame. Direi profondo. Quando c'è il 6 di coppe, si parla sempre di qualche relazione di lunga data, ma nella quale non si è mai, diciamo, andati più a fondo. Quindi potrebbe essere una persona che voi conoscete veramente da tanto tempo e che magicamente ricompare nella vostra vita. Nel caso siate già in una relazione o cose di questo genere, può essere una persona, anche un amico, non è che necessariamente debba essere una persona a livello romantico, è una persona che non vedete da tanto e con la quale suppongo che, essendoci poi la carta degli amanti, c'è un sentimento, un'emozione profonda. Abbiamo il fante di spade, potrebbe essere un figlio, ragazzi. Per molte persone potrebbe essere un figlio che magari non si vede da tanto e con il quale o la quale c'è un rapporto profondo. Mm? Ok, andiamo avanti. Abbiamo il 4 di pentacoli, no scusate, 2 di pentacoli, 4 di pentacoli e 3 di pentacoli. 2, 3 e 4. Assolutamente c'è qualche tema legato all'economia, legato a qualche progetto, legato... Perché comunque il 2 di Pentacoli ci dice che o state tenendo due situazioni in piedi, oppure c'è qualche tipo di
diciamo, aggiustamento economico da dover fare, perché il 2 di pentacoli parla anche un po' degli alti e bassi economici, no? Sento che questo vi porta a questa fase di 4 di pentacoli, quindi ad essere abbastanza, diciamo così, attaccati a quello che avete. E il 3 di pentacoli normalmente parla di una carta, è una carta di progetti, e i 2 di bastoni. È una carta di progetti il 2 di pentacoli, quindi sento che potrebbe arrivare l'idea di iniziare qualche tipo di progetto, probabilmente anche inerente alla casa, visto che qui abbiamo una carta numero 4. Sì, sento che per qualcuno è l'evoluzione, una nuova nascita, come vi dicevo, qualche cosa che prende corpo, prende forma piano piano e diventa concreto, perché qui andiamo verso i pentacoli. C'è comunque un 2 di bastoni alla fine della lettura. È una carta che parla un po' di indecisione, ma avevate un 2 di pentacoli anche qui. Quindi c'è qualche tipo di scelta, secondo me, che qui dovete affrontare con la carta della morte. C'è qualche cosa, uno dei 2 pentacoli probabilmente, che bisogna lasciare indietro. Quando sono pentacoli, parla di questioni materiali, quindi potrebbe anche essere per qualcuno 2 figli, mi dicono. Per qualcun altro potrebbe essere il fatto di fare troppe cose magari all'interno di una situazione. Non lo so, è interessante il 2 di pentacoli in questo mazzo perché c'è la nebbia. E quindi è un po' come faccio tutto perché non so cosa scegliere. E qui di nuovo entriamo in questa indecisione. Ma potrebbe essere un qualche tipo... Sì, secondo me riguarda una casa, una ristrutturazione, un affitto potrebbe anche essere un, un cambio. Guardate, qui c'è scritto l'usura del tempo, che è la carta numero 23. Sento che per molte persone fa riferimento al ristrutturare una casa o una parte di casa, potrebbe anche essere un'azienda, ipotesi, no? Magari avete una, appunto, un'azienda piuttosto che l'edificio dove lavorate che ha bisogno di mantenimento, ecco. Andiamo a vedere per i single, perché comunque io qui, insomma, vedo armonia. Sì, è vero, c'è questa carta della morte, ma io la vedo molto come una rinascita, ok? Soprattutto vedendo come parte la lettura. Andiamo a vedere per i single che cosa vi dicono. Abbiamo un cavaliere di spade, la carta degli amanti di nuovo sotto l'altra carta degli amanti, però questa volta è girata al contrario. Abbiamo la carta del carro, ruota della fortuna, la carta del karma, ovvero il giudizio al contrario. Abbiamo un 4 di pentacoli nuovamente, vediamo l'ultima carta, e un re di coppe. Ragazzi, qui sento che c'è qualcuno che vorrebbe scappare da dov'è o scappare da qualche tipo di vecchia relazione che ha avuto, perché quando c'è anche la carta degli amanti si parla di una scelta per amor proprio. Qui avevamo una morte, qualcuno ha tagliato indietro, scusate, ha tagliato indietro probabilmente questo cavaliere di spade. Il carro mi dice che volete muovervi da lì, ok? C'è anche la ruota della fortuna, c'è qualche cosa che comunque, come vi posso dire, che non cambia. Qui avete anche la carta del karma, ma è al contrario. Quando c'è la carta del giudizio è perché si parla di una presa di coscienza, di una presa di consapevolezza, di qualche tipo di illuminazione. Si riesce a vedere la situazione o la relazione da un punto di vista più ampio, da una prospettiva diversa, ma qui è girato al contrario. Quindi in realtà sento che la vostra reazione è di scappare da qualche tipo di sentimento o emozione non proprio bella, senza in realtà fare quello che è il lavoro di comprensione, di espansione della coscienza, ok?
Qui avete bisogno di questa ruota della fortuna, è un po' come se doveste cambiare il chip. Dovete iniziare a focalizzarvi su che cosa vuol dire per voi la pienezza, essere pieni, come vedete voi magari una relazione, insomma. Diciamo che potrebbe esservi utile appoggiarvi a qualche amico, a qualche terapeuta, magari potrebbe essere un genitore, un fratello più grande, qualcuno che comunque vi possa dare una mano, vi possa consigliare su come sia meglio per voi agire nel caso vogliate scappare da una determinata situazione, diciamo di tipo fisico. E se fosse una situazione di tipo emotivo piuttosto che mentale, potrebbe esservi utile appunto più che un amico magari o un genitore, un fratello, un terapeuta, perché appunto vi potrebbe aiutare a girare la carta del karma, la carta del giudizio, quindi a fare quel lavoro di comprensione, perché poi alla fine più uno capisce di una determinata situazione, più aumenta la comprensione e più si espande la coscienza, perché è così che funziona, insomma. Dirvi che entrerà qualcun altro di nuovo in questa prima parte di ottobre, secondo me ancora è presto. Potrebbe arrivare, ma non lo sento verso ottobre, lo sento veramente forse verso novembre. Però comunque avete prima bisogno di pulire questa situazione, io sento. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione che tipo di energia c'è. Ho l'impressione che i single stiano cercando di fare un piano di fuga. Qui il carro parla di prendere una decisione e qui abbiamo 2-2. Anche lì sono due carte, soprattutto il 2 di bastoni, è una carta di indecisione che vi fa porre la domanda: resto qui dove sono oppure me ne vado? Oppure vado per orizzonti nuovi e lontani? In realtà non ho proprio delle carte, a parte il carro, però non ho proprio delle carte di forte movimento. Sulla prima linea assolutamente no, e nella seconda linea ce n'è una sola, quindi sento che non è tanto un movimento fisico, ma sento che è più un'attitudine, anche un modo di percepire le cose. Non so, fate questo lavoro sul karma, ma arriva il momento in cui riuscirete ad avere una piena comprensione delle cose. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. La relazione non importa di che tipo sia, cioè se sia una relazione stabile, se sia una relazione clandestina o magari a distanza. È una relazione e io comunque vado a vedere l'energia tra due persone, cioè tra voi e l'altra persona, diciamo. Allora, qui abbiamo un 3 di bastoni, un 8 di pentacoli, un 6 di pentacoli, la carta dell'appeso al contrario, un 4 di coppe, un 9 di coppe e un 6 di bastoni. Ok. 2 di bastoni, 3 di bastoni. Qui sento che c'è già un movimento un po' più veloce nelle persone, diciamo, che sono in una relazione. Se foste in una relazione clandestina, potrebbe essere che, diciamo, la, mm, la vostra persona di interesse sia all'interno di un ambiente lavorativo, perché comunque qui ho un 8 di pentacoli, c'è il lavoro in questo momento, o può anche essere che nel caso non abbiate una relazione a 3, sia una relazione a 2 semplice, sento che siete molto presi da quello che è il lavoro in questo momento. C'è una sorta di quotidianità, diciamo così, che vi assorbe. Probabilmente con questo 6 di pentacoli sento che siete un po' stanchi e qui sento la carta dell'usura del tempo, perché comunque il 6 di pentacoli mi parla sempre di un equilibrio che è da ricercare, ok? Probabilmente siete persone che tendono a dare tanto e non c'è la stessa risposta da parte del partner o della partner.
L'appeso è al contrario però, ragazzi. Qui potrebbe essere che qualche cosa inizia a smuoversi pian piano. Vi dico, voi siete in una fase molto statica, perché comunque avete un 4 di coppe, che io reputo essere la carta della cecità, c'è un'offerta, ci sarebbe qualche tipo di occasione in più, secondo me, soprattutto perché avendo la carta della morte, la carta della peso girata al contrario, c'è la possibilità di qualche novità, ma siete un po' focalizzati su quello che non avete, tendete a vedere il bicchiere mezzo pieno. E vi dirò che anche i singoli, avendo questa energia del karma al contrario, la carta del giudizio al contrario, è un po' come se non riuscisse a vedere più in là del vostro naso. Mm? Ed è, ecco, probabilmente vi serve quel tipo di comprensione per rendervi conto che questo 6 di pentacoli in realtà non è così lontano, questo equilibrio che voi cercate non è così lontano, insomma, in effetti abbiamo poi due carte bellissime per concludere la stesa, che sono un 9 di coppe e il 6 di bastoni. Il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto, dell'appagamento emotivo proprio, della pienezza. Mm? E poi abbiamo il 6 di bastoni che è la carta della vittoria, del riconoscimento, del successo. Quindi qualsiasi sia il tipo di disequilibrio che in questo momento sentite nella relazione, ehm, vi dico un'altra cosa dopo. State tranquilli perché è un disequilibrio che comunque non durerà a lungo, si va verso un equilibrio, si va verso quello che è un appagamento. Quello che vi volevo dire è che potrebbe essere che qui c'è qualcuno che per vedersi deve spostarsi in treno. Non so perché, ma mi parlano di treno. C'è da fare qualche spostamento lungo, probabilmente non si riesce a stare molto insieme. Ehm, Ovviamente questo non risuona per tutti, però c'è qualche tipo di spostamento che bisogna fare di lunga distanza per riuscire a vedersi, per riuscire a frequentarsi a causa del lavoro di una delle due persone. Potrebbe essere il vostro, di lavoro. Ok, bene, periodo di rinascita, di trasformazione. Sento che qui è una questione di prendere consapevolezza, ok? Ridare nuova vita a questa usura del tempo, diciamo così. Scrivetemi poi nei commenti se vi dà più informazioni così rispetto a quella di prima. Ok, andiamo a vedere un oracolo per gli amici del Toro e poi andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Abbiamo gli occhiali da sole. Guardate, guardare, osservare. Qua parla anche di stalking e ho in effetti un fante di spade che parla sempre di una persona che ha la tendenza a controllare un po' troppo. Gaslighting, vi invito, guardate, vi faccio vedere come è scritto, vi invito a cercarlo su YouTube, ci sono un sacco di video che parlano di gaslighting, percezione e fuori focus. Il gaslighting è una delle dinamiche del comportamento narcisista, ok? I narcisisti si comportano in modo ciclico, hanno delle dinamiche, diciamo così, che rispettano per agganciare le persone e il gaslighting è una di queste fasi. Ok, vi invito a cercarlo perché è interessante, per chi non lo sapesse già, ovviamente. Ok, allora andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dell'universo. Ok, due messaggi. Abbiamo: scelgo di imparare attraverso l'amore e se siete in una fase di gaslighting, amate voi stessi. E poi abbiamo: la mia felicità è un riflesso, ah che bella questa, è un riflesso diretto del mio livello di coraggio nell'universo. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, scrivetemi nei commenti
cosa ve ne pare. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete condividere, potete iscrivervi, potete fare una donazione, ogni tipo di supporto a me rende felice. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!